Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxing targato Amazon, naturalmente a tema crochet. Prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su Instagram. Vi anticipo inoltre che tutti i prodotti che vedrete in questo video li troverete all'interno del box informazioni, quindi qualora foste interessati all'acquisto o anche solo a vedere un pochino meglio qualcuno degli articoli che vi sto per presentare, potrete assolutamente cliccare in uno dei link che vi lascio appunto nell'info box per avere il diretto contatto con il prodotto. Ma direi di iniziare assolutamente con l'unboxing. Per prima cosa ho acquistato un organizer per borse. Questo è molto lineare, come vedete, l'ho anche scelto non troppo grande proprio perché potesse adattarsi alle misure che generalmente io adotto per realizzare le borse. È realizzato appunto in feltro, le cuciture mi sembrano piuttosto interessanti, quindi fatte anche bene. All'interno ha anche qualche tasca, naturalmente essendo feltro è un pochino rigido, come vedete è anche spesso proprio come taglio, ma secondo me va più che bene per andare appunto ad integrare le nostre borse, magari a dare anche un pochino più di sostanza a quelle che possono essere delle borse in realtà prive di struttura. Quindi vanno a sostituire la fodera, volendo possono essere anche fermate con qualche punto, oppure no, perché basterà poi andare a togliere il nostro organizer per andarlo a mettere in un'altra borsa con all'interno tutto quello che ci occorre. Al momento in cui registro questo video ho visto su Amazon che questo specifico articolo non c'è, ma vi linkerò quello appresso che è sostanzialmente identico, cambia soltanto il fatto che in avanti ha qualche taschino in più. Un set borsa, andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Io sono stata conquistata da questa zip, innanzitutto con hardware dorato. Chi mi conosce lo sa, non resisto all'hardware dorato e devo ammettere che non se ne trovano molti in giro per i vari siti web. Questa bellissima zip con giro borsa annesso, abbinata a questi due bei dischi di cuoio, credo sia similpelle ma non c'è scritto, lo scopriremo strada facendo, danno vita ad una borsa quasi bella e pronta, come potete vedere. Sarà poi a noi andare ad impreziosirla con dei meravigliosi motivi ad uncinetto. È compresa anche la tracollina in metallo naturalmente dorato per andare a fare il paio con la nostra zip, dotata già di moschettoni e di un paio di ponticelli che possiamo appunto andare ad inserire nella nostra bag per poi agganciare la nostra tracollina. Non avevo ancora mai visto un set del genere e quindi mi sono affrettata ad acquistarlo. È grande amore della mia vita, uncinetto professionale Etimo Tulip Red. Questi sono uncinetti giapponesi, ovviamente io l'ho già scartato per rendermi agevole l'unboxing all'interno della mia super borsa portalavoro. Ne ho in realtà acquistati 3, ve ne faccio vedere uno in rappresentanza anche per non annoiarvi troppo con un video lungo. Questo è il numero 3,5, io ho acquistato al momento il 2,5, il 3 ed il 3,5, sono gli uncinetti che al momento utilizzo di più, ma sicuramente man mano che andrò avanti col tempo ne acquisterò degli altri. Ve lo consiglio assolutamente, trovate naturalmente il link in info box. Eccoci con quello che mi incuriosisce sempre tantissimo quando vedo un sito che appunto vende anche metalleria, le chiusure. Io ho trovato questo set da 6 pezzi, chiusure per borse fai da te. Ok, le ho aperte, così le possiamo vedere insieme. Sono di 3 colorazioni, abbiamo 2 dorate, 2 argentate e 2 antracite. Non mi dispiacciono, non mi dispiace la varietà, non mi dispiace neanche la dimensione. Infatti sono leggermente più grandi rispetto a molte altre chiusure che abbiamo visto in altri unboxing.
non mi dispiace il rapporto tra il prezzo che ho pagato e quello che ho ricevuto. Pur essendo più grandi rispetto alle chiusure che abbiamo già visto in altri unboxing, restano più leggere. Sono curiosa di vedere come si comporteranno. Fatemi sapere se vi viene in mente qualche idea di utilizzo, specialmente per queste antracite che davvero non ho visto quasi mai in giro. Dulcis in fondo, la mia splendida borsa porta lavoro. Non vi mentirò e vi dirò che ne ho acquistate ben 2. Questo perché con il discorso dei tutorial mi capita spesso di cominciare un lavoro abbastanza importante dal punto di vista delle dimensioni e poi di cominciarne uno in parallelo e non sapere mai dove mettere. La borsa si presenta in questo modo. Intanto mi ricorda molto gli anni 50, sembra un po' retro, non so se anche voi avete questa impressione. È realizzata in tela ed ha una prima tasca con lo strappo assolutamente impermeabilizzata, come vedete, e anche piuttosto capiente. Abbiamo una trasportabilità a mano e una zip, eccola qui, e la apro. All'interno è esattamente come la tasca che vi ho mostrato, come vedete. È completamente impermeabilizzata e come particolarità ha appunto questo forellino, quindi in un certo qual modo può anche sostituire in alcuni casi la famosa ciotola portagomitolo oppure il portarocche, ma anche questi sono articoli che ho inserito nelle mie liste di Amazon. Le liste Amazon sono in continuo aggiornamento e le sto differenziando proprio per tematica, quindi vedrete sia tutti gli accessori per borsa, tutti i ferri del mestiere, quindi quello che può servire appunto per lavorare effettivamente all'uncinetto, e ho iniziato una suddivisione per quello che riguarda i filati per borse, filati estivi, i filati invernali, eccetera. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto ed anche a seguirmi su Instagram. Aspetto di sentire la vostra qua nei commenti, vi auguro come al solito una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.